Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, ovviamente Juventus-Napoli, probabili formazioni per quanto riguarda la Juventus, perché noi scelte obbligate, vista anche la rifinitura di ieri con Savic in forte dubbio per la partita delle 18, Mazzocchi che ha preso una botta e non partirà, quindi non sarà nemmeno in panchina, due calciatori in casa Napoli che non si stanno allenando in gruppo per situazioni di mercato ed un procuratore che è tornato a parlare e far danni. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Partiamo da questa situazione Savic non Savic perché dal punto di vista tattico per me cambia totalmente tutto. Le ultime per quanto riguarda Mazzocchi e Savic ce le fanno sapere dal Corriere dello Sport, un allarme continuo ai limiti dell'impossibile. Ieri Conte ha perso Mazzocchi per i postumi di un colpo e contro la Juve rischia di dover fare a meno anche di Milinkovic-Savic. Vagna ha accusato nella rifinitura un fastidio a una gamba che sarà valutato oggi. Test decisivo per capire se riuscirà a giocare, altrimenti in porta partirà Meret, recuperato dopo l'ultimo problema al braccio, pronto a tornare subito in campo per necessità dopo 4 mesi. La sua ultima partita risale al 28 settembre contro il Milan, poi ne ha saltate 25 in tutte le competizioni. Al di là di tutte le partite che ha saltato e si è giocato l'ultima ieri o 3 mesi fa, dal punto di vista tattico per me cambia totalmente tutto perché hai preparato la partita con la Juventus con Savic tra i pali, quindi i piedi di Savic, la giocata codificata sulla punta, l'attaccare la seconda palla con centrocampo, trequartisti cercando di scavalcare la linea di pressione avversaria con un lancio preciso, quindi non hai Savic tra i pali, gioca Meret costretto ad allargare sulle fasce o ad essere totalmente superiore e in dominio nei due di centrocampo che ricevono palla poi fuori alla nostra area di rigore, scavalcando, diciamo, con il corpo e con qualche dribbling la linea di pressione del centrocampo bianconero e creando la superiorità per poi salire ed andare verso la porta avversaria, quindi allargando il gioco sulle fasce. La probabile formazione del Napoli che ci danno, ovvero Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, la linea di difesa, già cambierei qualcosa, o meglio, schiererei Beukema per alzare Di Lorenzo e giocarmi la partita con Di Lorenzo e Spinazzola esterni a centrocampo, sedendo Gutierrez in panchina che potrebbe subentrare e far rifiatare Spinazzola nel caso, diciamo, non ce la fa tirare i 90 minuti con Lobot che Scott in mediana. Scelte obbligate per quanto riguarda i trequartisti, Vergara, Elmas e Oilund la punta, però nel caso non recupera Savic o deve giocare Meret, io alzo Di Lorenzo e me la vado a giocare con i due quarti a centrocampo Di Lorenzo e Spinazzola perché non hai assolutamente il lancio preciso e quindi diciamo che se la vuoi giocare con i piedi di Meret ma come giochi con Savic scavalcando la linea di pressione avversaria, sicuramente è una palla regalata comunque alla Juventus perché la precisione nei piedi è totalmente diversa, ma non sto mettendo in croce Meret, è una situazione diciamo palese, è una cosa che diciamo è normale che sia così perché tecnicamente sono due portieri diversi dal punto di vista dei piedi e poi tra i pali diciamo che nella sfortuna la fortuna di averlo recuperato a Meret, altrimenti dovevi presentarti stasera con il terzo, addirittura il quarto portiere. La Juventus dovrebbe schierare questa formazione di Gregorio tra i pali, Calulu, Bremer, Kelly e Cambiaso, la linea di difesa, Locatelli e Turammi, due in mediana, con Seisao, McKenny e Ildiz, i trequartisti, dietro a David. La formazione della Juventus comunque è competitiva, ma con l'11 che andiamo a schierare noi, con Di Lorenzo sulla linea di difesa o Di Lorenzo a centrocampo e Beukema comunque tra i centrali, può mettere alle corde la Juventus dal punto di vista tecnico? Assolutamente sì, per quanto mi riguarda. Siamo solo questi, questo è vero. E quindi diciamo non è che ai ricambi Lukaku potrebbe giocare 10 minuti vista la partita e l'allenamento congiunto che ha fatto con il Savoia andando anche in rete. Giovane pur non essendo amalgamato tatticamente, i compagni li ha visti poco meno di 24 ore fa e quindi
diciamo non è che li conosci sia caratterialmente sia calcisticamente parlando, però potresti tranquillamente a partite in corso schierarlo e diciamo cercare di mettere in difficoltà questa Juve in casa loro. Sarebbe il caso dal punto di vista dei punti portarne a casa 3, perché metteresti comunque pressione a chi insegue e anche a chi sta inseguendo, ma situazione difficile e sarebbe un'impresa, ma il Napoli ci ha abituato comunque a giocare come si deve gli scontri diretti dal punto di vista dell'approccio e della prestazione. Vedremo poi dalle 18 in avanti come andrà a finire. Ci sono due calciatori che non si stanno allenando in gruppo, sia per il mercato e sia perché un procuratore che è stato zitto fino a pochi giorni fa ed ha cacciato di nuovo la testa fuori dal sacco. Il riferimento è a Giuseppe Ambrosino e Luca Marianucci. Nonostante la situazione da codice rosso non fa sconti Antonio Conte ad Ambrosino e Marianucci, che in questi giorni hanno scelto di non allenarsi in gruppo seguendo la linea ventiana e polemica decisa dal loro procuratore Giuffredi. Ricordiamo che quando Conte disse Vergara gioca per necessità, eccetera, eccetera, Giuffredi poi il giorno dopo non voglio essere presi in giro, questo, quell'altro, e quindi ecco che altri due calciatori che non si stanno allenando in gruppo, Conte li ha messi fuori rosa e poco importa se due in più o due in meno, sarebbero comunque serviti come il pane in questo periodo di carestia, ma Conte è Conte in ogni momento della sua vita, anche oggi qualcosa si inventerà, quindi nemmeno Ambrosino e Marianucci vedremo in campo perché non si sono allenati in gruppo e quindi se non ti alleni in gruppo puoi andare pure in banchina, ma stai sicuro che il campo non lo vedi per come ha gestito Conte la situazione finora, ma anche in passato. Vuoi le parole di Giuffredi sicuramente hanno pesato. Vuoi una Cremonese che è alle porte per Marianucci e Ambrosino che è stato promesso ad alcune squadre tra Serie A e Serie B. C'entra il mercato, c'entra questa situazione procuratore. Fatto è che stasera non è che siamo contati di più, siamo 12, anzi 13 con Lukaku. Vai, mettiamolo così. Siamo 13 schierabili con Lukaku e due sostituzioni da poter fare. Speriamo col sorriso di andare a Torino e giocarci la partita senza diventare poi lo sparring partner di una Juventus che, come ho letto la formazione, comunque non è che sia super attrezzata a livello di un Inter di turno. Dobbiamo fare attenzione perché comunque possono rompere le scatole, ma il gol lo possono prendere e noi siamo nell'11 titolare comunque attrezzati per poter andare a rompere le scatole. Questo è quello che mi auguro per quanto riguarda il Napoli. Poi c'è questa situazione mercato, si legge il Napoli torna su Wallu Sanchez invece di prendere questi esterni. Il Napoli sta cercando di attaccare questa situazione e quindi a tutta fascia come Wallu Sanchez che torna in orbita Napoli, quel calciatore del Werder Brema che comunque a quanto ci fanno sapere è una situazione più no che sì e non c'è niente in ballo per quanto riguarda il calciatore del Werder Brema. In Inghilterra però indiscrezioni portano o riportano Andoie. Conte lo voleva, l'ha sempre voluto, eccetera, eccetera. Si dice che nella trattativa, quando è stata chiusa la trattativa di Lucca al Nottingham Forest, diciamo è stato fatto anche un pensierino, qualche chiacchiera, ecco, per quanto riguarda Andoie e il Nottingham Forest che vorrebbe però Olivera. Diciamo in Inghilterra Olivera comunque non riesce a trovare tanto spazio, un po' di malcontento c'è, vedremo se le ultime scodate di mercato porteranno Olivera in Premier e al limite riusciamo ad arrivare in prestito con qualche formula che rientra nei paletti imposti dal mercato, portare Ndoye poi a Napoli sarebbe un colpo da 90 per quanto riguarda poi Giovanni Manna e il Napoli che con questi paletti di mercato riuscirebbe anche a portare qualche calciatore all'ombra del Vesuvio al di là di Giovane già arrivato. Sempre Forza Napoli, speriamo di ben figurare stasera al di là del risultato perché poi diciamo che la situazione infortuni peserà
nei 90 minuti, però mai dire mai, il Napoli ci ha abituato ad imprese ben più grandi di questa di stasera, perché nell'11 titolare possiamo assolutamente metterli in difficoltà. Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao!